Benvenuti di nuovo su Turkey News Magazine. Prima di iniziare, ricordate di mettere like, lasciare un commento e iscrivervi al canale. Se volete sostenerci ancora di più, potete premere il tasto abbonati. L'aggiornamento di oggi ci porta dentro una vicenda che mescola nostalgia, equilibri fragili e nuove incomprensioni, una storia che molti pensavano archiviata e che invece è tornata a vibrare nelle timeline. Parliamo di due nomi che hanno lasciato un segno nei cuori degli appassionati. Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Per anni, la loro collaborazione sullo schermo ha creato un'energia che andava oltre la semplice recitazione. Le scene tra loro avevano un respiro, una temperatura, un ritmo che il pubblico non riusciva a considerare solo finzione. Quando i progetti si sono conclusi, quella eco non è del tutto svanita. In tanti hanno continuato a custodire un legame emotivo con la coppia, come se la storia non fosse mai davvero finita ma soltanto sospesa. Poi è arrivato un cambio di rotta inatteso. Tutto è esploso dopo l'uscita di un episodio particolarmente intenso della nuova serie di Gökberk. Una puntata forte, ricca di momenti ravvicinati con la sua nuova partner sul set. Quello che doveva essere un normale dibattito tra spettatori è diventato in fretta un vortice di teorie. Qualcuno ha cominciato a sussurrare di un triangolo potenziale che avrebbe coinvolto Gökberk, la nuova collega e, inevitabilmente, l'ombra ancora amatissima di Cemre. I commenti sono raddoppiati, poi triplicati, post, duetti, videoanalisi. Il mare dei social si è increspato fino a diventare tempesta. La risposta dell'entourage di Gökberk non si è fatta attendere. Un comunicato asciutto, senza fronzoli: Gökberk sta facendo il suo lavoro. Quello con Cemre appartiene al passato. Il messaggio voleva definire confini, riportare tutto alla professionalità, proteggere il presente e ciò che sta costruendo ora. Ma, come spesso accade, il tentativo di spegnere il fuoco ha alimentato nuove scintille. C'era chi lo leggeva come una liberazione tardiva, chi come una chiusura troppo dura, chi come un modo indiretto per dire che qualcosa, in fondo, c'era davvero. Pochi giorni dopo, i paparazzi hanno intercettato Gökberk all'uscita da una riunione di produzione. Flash, domande, microfoni. Lui ha mantenuto il controllo, misurando ogni parola senza perdere gentilezza: faccio ciò che amo. Il resto appartiene a ieri. Nessuna smentita netta, nessun dettaglio regalato. Una frase precisa ma aperta, una porta chiusa che lascia intravedere il corridoio oltre. E il silenzio, com'è noto, fa rumore, più della dichiarazione, più delle difese, più degli attacchi. Nel frattempo, come se il destino si divertisse a intrecciare coincidenze, è spuntato online un video dal dietro le quinte. Si vede Gökberk mentre ripassa il copione, la nuova partner accanto, un sorriso accennato tra un segno a matita e una battuta provata sottovoce. Un gesto minimo, quasi impercettibile, che è diventato subito l'oggetto del giorno. Gli utenti hanno messo in pausa, zoomato, rigiocato il frame in loop, scandagliando la postura, l'inclinazione del capo, la distanza di un palmo tra le mani. Per alcuni quel sorriso aveva un peso emotivo, per altri era semplice cortesia sul set. Ma il fatto restava. Tutti parlavano, e parlavano tanto. E Cemre? Non ha pronunciato nomi, non ha chiamato in causa nessuno, ma ha lasciato un segnale in quella lingua che solo il web capisce davvero, quella delle storie effimere che restano impresse nella memoria. Un'immagine soffusa, luci basse, e una frase sovrapposta come un sussurro: chi va, non torna mai. Il punto interrogativo ha fatto il resto. Era un riferimento a Gökberk? Alla nuova serie? A una riflessione personale fuori dallo spettacolo? Domande senza risposte, e proprio per questo irresistibili. La temperatura è salita di nuovo quando, in una scena centrale della nuova fiction, Gökberk ha letto una lettera dal contenuto straziante. Una battuta è diventata virale: ci ho provato, ma non sono più l'uomo di una volta. Gli spettatori si sono divisi. In tantissimi hanno percepito un filo che tirava dal copione alla vita reale, come se ogni parola fosse zavorrata da ricordi. Gli autori hanno fatto circolare una precisazione. Era solo recitazione, nessun messaggio nascosto,
nessun riferimento a storie passate. Ma quando il pubblico si è già innamorato di un'idea, i comunicati ufficiali scivolano addosso. Il cuore preferisce altre prove, altre connessioni, altre ragioni. Il giorno seguente, come a rispondere senza davvero rispondere, Cemre ha pubblicato una foto di un tramonto tagliato a metà dalle nuvole, con una frase che sembrava emersa dal fondo di un diario: alcune ferite sono invisibili, ma si sentono sempre. Nessuna spiegazione, nessun contesto, solo una manciata di parole capaci di disegnare una stanza intera. I commenti hanno inondato il post, migliaia di interpretazioni sovrapposte, dal conforto alle supposizioni più ardite. In parallelo, una sua amica vicina alla cerchia ha lasciato trapelare che Cemre sta lavorando sulla propria serenità emotiva, cerca pace, protegge la routine, elimina tutto ciò che la sbilancia. Una scelta di cura, non di guerra. Questa rivelazione ha spostato la conversazione di qualche passo. Forse quelle frasi a mezz'aria non erano destinate a nessuno in particolare, forse erano tappe di un percorso intimo, messaggi scritti più per sé che per chi guarda. E tuttavia gli spettatori faticano a sciogliere il filo. È comprensibile, la chimica tra Gökberk e Cemre aveva regalato l'illusione di una dimensione in cui lo schermo diventa specchio. Rivederli accanto ad altri suona per molti come la perdita di una trama a cui avevano consegnato un pezzetto del proprio cuore. Fonti vicine a Gökberk, intanto, hanno raccontato che lui nutre rispetto per ciò che è stato. Nessuna cancellazione, nessuna rimozione. Semplicemente, quel capitolo è chiuso e la sua attenzione ora è tutta per il lavoro presente, per i personaggi che deve costruire e per i confini che vuole difendere. Nonostante ciò, le voci non si fermano. Anzi, rimbalzano di profilo in profilo, includendo anche una citazione attribuita a Cemre e mai confermata: se il destino un giorno ci rimetterà uno di fronte all'altra, sarà perché doveva accadere. L'ha detto davvero? Nessuno lo sa. Eppure c'è chi custodisce quella frase come un talismano di speranza. C'è un elemento che rende questa storia particolarmente potente: il tempo. Il tempo che passa e non cancella, il tempo che cambia i protagonisti e li costringe a fare i conti con se stessi, il tempo che trasforma il modo in cui guardiamo le stesse immagini. Quando Gökberk, davanti alle telecamere, ha scelto parole sobrie e senza orpelli, si è visto un uomo che difende il mestiere, la squadra, il risultato. Quando Cemre ha scelto il linguaggio indiretto delle metafore, molti hanno intravisto la traccia di un'anima che preferisce l'allusione al confronto. Due posture diverse, entrambe autentiche agli occhi di chi li segue da anni. Sui social, intanto, l'analisi dei dettagli continua. C'è chi giura che negli occhi di lui, in quell'intervista improvvisata, si legga una carezza di malinconia. C'è chi, al contrario, vede solo concentrazione e disciplina. C'è chi interpreta i colori delle storie di lei come un codice segreto, e chi applaude alla sua scelta di mettere al centro l'equilibrio personale. Le piattaforme sono diventate la piazza dove ciascuno proietta i propri desideri, dove la realtà viene rimescolata con la fantasia e dove ogni fotogramma può cambiare significato a seconda di chi lo guarda. Tra le righe, però, c'è anche un insegnamento più quieto. La potenza delle emozioni nate sul set è tale da superare gli anni, le nuove sceneggiature, i cambi di cast. Gökberk e Cemre hanno dato vita a una vertigine che non passa facilmente. È per questo che un sorriso, un tramonto, una frase di copione riescono ancora a far tremare l'aria. Forse non c'è niente di più umano, in fondo, aggrapparsi alle storie che ci hanno scaldato, ritrovarle ovunque, sperare che possano tornare a parlarci come la prima volta. E mentre la macchina dei rumor continua a correre, c'è un tema che si impone con delicatezza: la scelta. La scelta di Gökberk di proteggere il presente professionale. La scelta di Cemre di proteggere la propria quiete interiore. Due decisioni che, seppur diverse, raccontano lo stesso bisogno di mettere un confine tra quello che il pubblico sogna e quello che una persona deve essere per se stessa. Non è facile, non subito. Ma forse, con il tempo, anche il pubblico impara a guardare senza pretendere, a ricordare senza trattenere, ad amare senza ingabbiare. Molti si chiedono come andrà a finire, se mai finirà. La verità è che certe storie non hanno un punto definitivo,
ma vivono di pause, ritorni, metamorfosi. Oggi abbiamo due percorsi che corrono paralleli, a volte vicinissimi, a volte distanti quanto bastano per non urtarsi. In mezzo c'è l'arte, che chiede dedizione, e c'è la vita, che chiede cura. Se un domani li rivedremo fianco a fianco, sarà il tempo a deciderlo, non un commento in più o una speculazione in meno. È a voi che vogliamo lasciare l'ultima domanda. Pensate che le onde del passato si sentano ancora sotto la superficie del presente? O credete sia arrivato il momento per i fan di lasciare andare e guardare avanti? Scriveteci cosa ne pensate, perché in storie come questa la vostra voce è parte del racconto. E prima di andare, ricordate, mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete, sostenete Turkey News Magazine con il tasto abbonati. Quello che abbiamo visto oggi è la prova che un sentimento nato davanti a una cinepresa può abitare a lungo nelle persone che lo hanno vissuto da spettatori, abbastanza a lungo da essere ancora vivo quando tutto, apparentemente, è cambiato. Noi restiamo qui, ad ascoltare e a raccontare, con la stessa curiosità di sempre. Grazie per averci seguito, e restate connessi per altre storie come questa, storie che sanno riaccendere ricordi e domande, storie in cui i dettagli valgono come capitoli e un semplice sguardo può diventare, all'improvviso, un intero romanzo.